bellunese, perito elettronico e la voglia di viaggiare, il Cammino di Santiago e le Ande a piedi, il Canada, la Spagna e Parigi in autostop. È Andrea Sacchette, il ragazzo dei 7 Million Steps, da Belluno a Caponord a piedi. Buonasera, io ho sempre avuto la passione di viaggiare fin da piccolo perché la mia famiglia mi ha sempre portato in giro un po' per tutta Europa e negli ultimi anni ho preso un po' le redini della mia vita e sono stato molto spesso in giro in viaggio, diciamo, nei più svariati posti, insomma, alla fine senza uno schema preciso, senza idee, senza quelle solite icone da turista che non mi piacciono. Mi piace viaggiare, sono stato tipo, per esempio in Canada l'anno scorso, partito per andare semplicemente con la voglia di imparare l'inglese. Poi lì è stata una serie di bellissime esperienze, ho visto culture diverse, persone da tutto il mondo diverse, insomma la mente si apre, cioè, si rende conto. E quello mi ha portato appunto a dire perché non scopriamo il Canada? E allora ho proprio girato da Toronto a Vancouver, andata e ritorno, in autostop, vivendo alla giornata, ok? Poi tornato, ho avuto, ok, perché non fare il Cammino di Santiago? Allora, sono partito, ho preso su il primo aereo che ho trovato, è stato appunto in Francia, perciò ho iniziato il cammino da lì, un mesetto di camminata così. Poi tornato e ho detto, ma non possiamo star fermi troppo, allora lavoriamo un paio di mesi, recuperiamo qualche soldino e poi via in Sud America, in giro per le Ande, per il Perù e così. E adesso appunto quest'idea, che appunto mi è partita l'anno scorso mentre ero sul cammino, e vediamo come va insomma. Allora, la domanda che solitamente mi fanno è il perché. E il perché è molto semplice in questo caso, perché mi va di farlo. Quindi, partita da quest'idea l'anno scorso, ho detto, ok, si può fare? Sì. Quella è la risposta ovvia che mi viene ogni volta che mi pongo una domanda di questo tipo. E organizza un po' qua, fai due domande in giro, vedi un po' un'idea di itinerario e poi si parte. Quale sarà il tuo equipaggiamento? Più che un equipaggiamento, sono più compagni di viaggio. Mi porterò dietro il carretto che mi sono costruito, il cappellone e lo zaino. Tre simboli che hanno un loro valore per me, insomma. E l'orologio? Il cosa? Allora almeno dimmi gli stati che attraverserai. Questo è facile. Praticamente parto da qui dall'Italia, il primo troverò l'Austria, poi la Germania, tutta la Germania, la Danimarca, poi passerò dalla Danimarca alla Svezia, Svezia tutta fino in cima, fino a Finlandia e poi Norvegia, appunto, la mia tappa. Come vivrai durante il viaggio? Ogni singolo passo vivrò, quindi non è che l'idea del viaggio, l'idea della meta, cioè l'idea è proprio ogni singolo passo. Cercherò comunque di assaporare tutto quello che trovo, quindi dal bel tempo al brutto tempo, le persone simpatiche o meno simpatiche, e comunque per vivere proprio i bisogni base, quindi dormire o una tenda, che quella comunque è necessaria in questi casi. Una gavetta, un fornelletto e tanta voglia di provare, sperimentare cose nuove, insomma, a mangiare, anche perché qualche volta potrà succedere che spero qualcuno mi inviti anche a cena, a pranzo, così, però insomma altre volte dovrò arrangiarmi come capita, insomma. Per questa tappa chi ti ha aiutato? Chi ti aiuterà? Beh, intanto la mia famiglia sicuramente è un, un punto forte perché insomma mi sopporta, mi riaccoglie a casa quando torno in questi 2 mesi. Dopo ho la fortuna di aver lavorato per anni nella ditta antincendivieri che comunque ogni volta che torno da questi viaggi mi riassume anche per un paio di mesi, 2 o 3 mesi e quindi è un ottimo aiuto finanziario per i miei viaggi. Poi per fortuna appunto spendo poco nei miei viaggi, quindi riesco a lavorare poco e viaggiare molto. Poi anche per questo specifico viaggio comunque ho avuto un aiuto di equipaggiamento, perché appunto la Mizuno mi ha offerto le scarpe tramite la Sportway, il negozio qua di Ponte, e poi appunto ho avuto questa possibilità di condividere, rendere partecipe il mondo, spero, di questa mia impresa, di questa mia avventura attraverso questi buoni motivi che mi stanno aiutando, insomma. Mauro, perché i buoni motivi hanno deciso di sposare 7 Million Steps? Beh, i motivi principalmente sono due. Il primo, che Andrea è un nostro amico da tanto e ha lo stesso nostro così, DNA di un avventuriero, di un qualcuno che vuole scoprire, di qualcuno che vuole lasciare il segno. Anche i buoni motivi hanno questa caratteristica.
La seconda cosa è che troviamo corretto che un'azienda possa poter aiutare non solo finanziariamente ma anche con il supporto morale qualcuno che in un'impresa così importante per la propria vita ma anche un po' per i contenuti che ci darà, scusate, possiamo dare così un aiuto, un supporto. Scendiamo allora nei dettagli. Andrea vuole compiere questo viaggio solo con i suoi 3 compagni, zaino, cappellone e carretto. I buoni motivi gli hanno fornito una GoPro e un tablet, ma soprattutto 15 giorni di vantaggio per non farsi aiutare da voi. Andrea è qui, ma in realtà è già partito da 2 settimane.